Ciao, mi chiamo Benedetta Cutrone, in arte Cleoconi, classe 98, sono un'illustratrice e vivo a Matera. Disegnare è da sempre la mia più grande passione. Questo perché ho sempre trovato molto più facile esprimere le mie sensazioni attraverso le immagini che non con le parole. Oggi realizzerò per voi un'illustrazione in digitale servendomi dell'iPad. Il tema riguarda l'introspezione. Di solito, prima di realizzare lo schizzo, tendo a chiedermi come mi sento. Spesso la musica svolge un ruolo fondamentale. Inizio con il disegnare una bozza molto scarabocchiata da cui poi andrò a ricavare la line art. Se c'è bisogno, aggiusto le proporzioni. Uno degli artisti a cui più mi sono ispirata per il mio stile è Egon Schiele, sicuramente ricordato, oltre che per la sua storia, anche per i tratti molto tremolanti che contraddistinguono i suoi lavori. Tendo sempre a disegnare figure femminili, le trovo molto più sinuose di quelle maschili e soprattutto credo rappresentino la mia parte più sensibile. È il mio modo di esternare il negativo. Proprio per questo motivo tendo sempre a ritrarre me nei miei disegni o ad inserire dei dettagli che fanno parte di me. Ad esempio, disegno donne con la frangia, la quale mi ha contraddistinto per anni, oppure, portando io un piercing al naso, molti dei miei personaggi lo indossano. O ancora il mio fisico, in cui ci vedo tanti difetti che però, se disegnati, diventano delle bellissime particolarità. Per i capelli, ad esempio, creo delle zone ben distinte che poi saranno riempite da linee che contribuiranno a creare maggiore profondità. Per quanto riguarda il colore, prima di tutto creo una selezione dell'intero disegno, riempiendo con un colore piatto. Poi, come se fossi su un foglio di carta vero e proprio, coloro ogni zona, suddividendole in livelli differenti e creando delle maschere di ritaglio, in modo tale da essere tutte comprese nella sezione fatta prima e senza uscire dai bordi. In questo caso mi sono concentrata su una parte per volta e, con un pennello che ricorda l'acquerello, ho dato un po' di tridimensionalità ad alcune parti della figura con un leggero rosso. Inizio già ad accennare alcune zone di ombra. Mi ricordo quando già alle medie scoprì quello che si poteva fare servendosi di programmi come Adobe Photoshop per realizzare dipinti. In quel periodo i miei genitori comprarono la mia prima tavoletta grafica che usavo su un mini computer portatile. Ero entusiasta. Ho continuato ad usare Photoshop per anni fino ad utilizzare altri software più intuitivi. Ovviamente non ho mai smesso di disegnare su carta. Continuo poi a dare maggiore dinamismo ai capelli. In questo caso ho deciso di unire un azzurrino e un rosa. Amo molto le tonalità fredde. Le tonalità del blu, soprattutto nei capelli, sono spesso ricorrenti nei miei lavori. Aggiungo un colore piatto anche per sopracciglia, labbra e per il volto riflesso nello specchio. Voglio che la figura della donna sia più luminosa rispetto al riflesso, che vorrei lasciare un po' più spento. Passo poi alle ombre. Sempre con un colore freddo, in questo caso un viola, coloro le zone che saranno in ombra. Come metodo di fusione uso moltiplica e poi diminuisco l'opacità. A volte un solo livello di ombreggiatura non basta. Se serve, inizio a creare una serie di livelli che costituiranno le luci e le ombre, giocando con i metodi di fusione moltiplica e aggiungi e bilanciando l'opacità.
Creo uno sfondo con una sfumatura che va dal bianco al viola per richiamare i colori del disegno. Negli ultimi anni la mia vita ha avuto diversi cambiamenti importanti e la necessità di esprimermi, tirar fuori le mie emozioni è diventata ancora più forte. Il 2018 è stato un anno molto particolare per me. Infatti la casa in cui vivevo a Firenze ha subito un incendio. Ad oggi ancora mi sorprende come questo singolo evento negativo e traumatico abbia portato a cambiare totalmente la mia vita. Infatti, dopo essere tornata a Matera, ho conosciuto il mio attuale compagno e nel 2020 è nato mio figlio. Avere un figlio a 22 anni non è stato facile. La maggior parte delle mie amicizie si è allontanata e questo mi ha fatto sentire molto sola. Quando poi è nato Gabriele, per mesi ho provato un grande senso di smarrimento e depressione mista alla gratitudine. Nonostante il poco tempo, a causa di questo vortice di emozioni, ho sentito la necessità di disegnare ed esprimere quello che sentivo. Infine, per dare una maggiore morbidezza, coloro la line art. Mi piace aggiungere alla fine una texture che richiama quella di un foglio di carta. Disegnando creo il mio mondo. Cerco la bellezza che vorrei restasse impressa per molto tempo.